Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marina, studio Lingua e Cultura Italiana per stranieri, sono al secondo anno e in questo video parleremo un po' di motivazione e di studio. Avete presente quei momenti in cui state scrollando i reel di Instagram da ore e non avete voglia di fare nulla? A volte studiare diventa un po' pesante e in questo video vorrei condividere qualche riflessione al riguardo. Abbiamo la tendenza a pretendere un po' troppo da noi, pretendere di essere creativi, pretendere di essere produttivi, pretendere di portare tutti gli esami a casa con 30 lode, pretendere di riuscire a fare tutto. E è vero che siamo capaci di fare tutto ciò che desideriamo, ma bisogna darsi la possibilità di farlo e questa possibilità deriva anche dal nostro atteggiamento. Per questo motivo il primo consiglio che vorrei condividere, che vorrei darvi, riguarda l'atteggiamento mentale. Tendiamo a credere che il momento di studio è il momento in cui dobbiamo dare il meglio di noi, in cui dobbiamo essere produttivi, memorizzare, internalizzare ciò che stiamo leggendo, stabilire connessioni tra concetti diversi ogni volta che studiamo, ma la verità è che non riusciamo a essere produttivi e motivati tutti i giorni. Ultimamente sto imparando a prendere la cosa con più serenità, perché ho notato che quell'idea di mettermi a studiare, ripetere, ripassare, riassumere, mi metteva un po' di pressione, perché pensavo a tutta la fatica mentale che avrei dovuto fare e il solo pensiero di mettermi sui libri diventava un po' opprimente. Sto imparando a essere più accogliente, più gentile con me stessa e considerare studio una semplice attività della mia giornata. Non importa se non riesco a essere produttiva come vorrei, non importa se leggo un testo e ho la sensazione di non aver imparato nulla, sicuramente ho imparato qualcosa, anche se i risultati immediati non sono così evidenti. Sto imparando che più sono gentile con me stessa, più riesco a studiare con serenità. Il secondo consiglio è quello di cercare di non vedere lo studio come un'imposizione. Ad esempio, ho scelto di imparare l'italiano, ho scelto di andare all'università, ho desiderato tanto fare questo percorso, quindi io non sono costretta a mettermi sui libri, a studiare, però studiare quotidianamente mi aiuterà a raggiungere il mio obiettivo principale, ma senza fretta, un gradino dopo l'altro. Io cerco di non guardare tutta la scalinata, ma il prossimo gradino. Ad esempio, il mio obiettivo principale è quello di laurearmi, voglio laurearmi. Ma oggi il mio obiettivo è semplicemente quello di leggere 25 pagine sull'Italia all'inizio del Novecento. Se penso devo studiare, devo imparare a memoria il testo, devo portarmi a casa tutti gli esami, devo prepararmi per la tesi, non funziona. Questo verbo dovere
sembra di avere un effetto al contrario. Quindi io cerco di non pensare devo studiare, penso ho scelto di studiare ed è molto bello imparare cose nuove. Oggi sicuramente imparerò qualcosa di nuovo. Il terzo consiglio riguarda la flessibilità. Concedetevi di sperimentare nuove tecniche, nuovi metodi di studio, cose che magari guardiamo da lontano con un po' di giudizio. A volte è bello uscire dalla propria zona di comfort e sperimentare cose nuove. Ad esempio, a me piace scrivere, leggo un testo e poi lo riassumo, ma nell'ultimo periodo ho notato che riassumere mi fa perdere un sacco di tempo e io ho tante cose da studiare, quindi questo semestre sto provando a scrivere soltanto le parole chiave. Funzionerà? Spero di sì. Diamoci una possibilità. Quarto e ultimo consiglio. Se siete senza energie e non riuscite a studiare nemmeno una pagina perché vi sentite bloccati, vi consiglio di fare una pausa. 2 ore, mezza giornata, un giorno intero. Se siete in queste condizioni e non riuscite a studiare, fare una pausa farà bene alla vostra produttività perché poi vi rimetterete sui libri e avrete più energia e più concentrazione. In questi momenti di pausa mi piace allenarmi, mangiare sano e idratarmi. So che sembrano cose scontate, ma vi assicuro che il risultato sia a livello fisico sia a livello mentale è davvero rilevante. Bene, questo è quanto per il video di oggi. Spero che questa riflessione vi sia stata utile in qualche modo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace di supporto per aiutare il mio canale a crescere e a raggiungere più persone possibili. E fatemi sapere con un commento che altri video vorreste vedere. Ci vediamo presto!